Amiche ed amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Dopo un bel po' di ore d'attesa dove ci siamo dovuti sorbire questa pagina, finalmente la stagione 2 di Rollercoin vede la luce. So che molti di voi la stavano attendendo con ansia, perciò andiamo a vedere assieme cosa c'è di nuovo. Guardando la home page, la prima novità che noto è questa freccia e questo più 8,5%, che sta a indicare la percentuale d'aumento bonus che mi forniscono i miners che ho acquistato. Espandendo questa tendina, possiamo vedere come questa percentuale sia indicata anche in forma di terahash al secondo. Nel mio caso, un aumento di potenza superiore ai 100 terahash al secondo. Già, perché una delle novità ereditate della stagione 1 è proprio questa. Ogni miners acquistato, oltre ad aumentare la vostra potenza di mining del proprio valore corrispondente, ha il bonus di aumentarvi in percentuale la potenza totale. Questa percentuale varia da miner a miner, in base al costo d'acquisto e alla rarità del miner stesso. Se cliccate qua in alto sui tre punti, potete vedere tutta la lista dei miners presenti nel gioco, sia quelli standard che quelli speciali, ognuno con indicata la propria potenza bonus. Nello specifico io ho 5%, 2% e 1,5%, che fa in totale appunto 8,5% che abbiamo visto prima. Torno nella home, espando nuovamente questa tendina e cosa vedo qua di nuovo? È stata aggiunta una nuova cripto, BNB, ovvero Binance Coin. Molto bene, era una mancanza che si sentiva. Se andiamo nel wallet, vediamo come sia possibile acquistare Roller Token utilizzando BNB, ma come al momento in realtà non sia possibile ancora versare questa cripto ed ovviamente neanche prelevarla. Vediamo se però si riesce a minare. Torno nella home, My Power, Split Power. Sembrerebbe proprio di sì, è possibile minare BNB. In realtà lo sapevo già, perché quando il sito era tornato online, il network power del BNB era ovviamente bassissimo, il che significa che la ricompensa di blocco viene divisa tra pochi, quindi il guadagno molto alto. Ho quindi subito trasferito il 100% del mio power sui BNB, ma come si può vedere da questo video accelerato, in tanti hanno avuto il mio stesso pensiero e il power è subito cresciuto a vista d'occhio in pochissimi minuti. Pazienza, valeva la pena comunque provarci. Andiamo ora a vedere le novità più succose. Qua c'è già qualcosa di nuovo. Questo miner, chiamato The Icarus, è una novità. Rispetto a El Mostro, costa solamente un RLT in più, ma fornisce più del doppio del power. Niente male. Questo è decisamente un best buy. Non vedo nient'altro di nuovo in questa schermata. Andiamo ora su Loot Boxes. Oh wow, cos'è sta roba? Ok, sembrerebbero delle scatole della fortuna. Hanno prezzi differenti e anche ciò che si può vincere è differente. Le prime due scatole a sinistra sono sicuramente in tiratura limitata, 10.000 e 4.000 pezzi, mentre l'ultima non ha limiti e sembrerebbe che con l'ultima si possa vincere fino a 500 RLT spendendone 10. Ok, andando su ogni singola box è possibile vedere cosa si può trovare all'interno. In quella tutta a destra, se vi va male, potreste trovare 3, 5, 8 RLT e quindi rimetterci. Con tutte le altre possibilità invece ci guadagnate, fino a poter vincere 500 RLT, che sono un ben po', equivalgono a $500, spendendo 10 RLT. Nella scatola di Halloween, che costa 50 RLT, si può arrivare a vincere un miner da 1,5 petahash al secondo, mentre nell'ultimo box, che costa 20 RLT, si vince al massimo un miner da 450 terahash al secondo. Interessante, questa in pratica è la sezione lotteria. Andiamo ora a vedere la sezione Event Pass. La prima cosa che salta all'occhio sono 5 nuovi miners a tema astronomico, belli, quello della singolarità a potenza di un petahash al secondo. Ok, qua l'unica cosa che si può fare è cliccare
su Get Season Pass for Free. Dubito che sia realmente gratis. Proviamo, vediamo cosa succede. Come nella Season 1, ci sono ricompense a tappe raggiungibili a seconda degli XP guadagnati. Alcune gratuite, molte invece sbloccabili a pagamento. Vediamo cosa c'è di buono. Bonus power gratis, un altro bonus power e il miner Chupacabra, roller token e caspita, il miner è il mostro gratis. Il suo valore è 99 RLT. Questa sì che è una ricompensa gratuita di valore. Qua immagino che ci siano le missioni che fanno guadagnare gli XP. Vediamole. Vedo che ora è richiesto di giocare a giochi specifici. Il resto mi sembra uguale alla Season 1. Ah no, c'è la missione di spendere 40 RLT per ricevere 40 XP di ricompensa. Immagino che per arrivare a prendere il mostro sarà necessario completare anche questa missione, almeno una volta. Bisognerebbe fare due conti. Vediamo però quali sono i giochi. Token Blaster, Crypto Hamster, Token Surfer, Cryptonoid. 80x4 fanno 320 partite a questi 4 giochi. Sono davvero tante. Questa stagione 2 richiede davvero molto impegno per raggiungere tutte le ricompense gratuite. Immagino che cliccando qua mi faccia vedere il costo dell'Event Pass. Sì, esatto, ho tremato per un attimo. Allora, spendendo 199,99 RLT si sbloccano tutte le ricompense, ma per averle dovete comunque guadagnarvi gli XP completando le varie missioni. Quindi, spendendo questa cifra, potreste alla fine raccogliere cose davvero molto interessanti, ma dovrete faticare un bel po'. In questo caso, il valore della ricompensa è del 865% superiore alla spesa. Se invece volete avere tutto e subito, vi basterà spendere la modica cifra di 799,99 roller token, li mortacci loro. Mi scusino i romani, ma ci voleva. In questo caso il valore della ricompensa è del 216% superiore alla spesa. Che dire, 200 RLT non sono pochi, ma le ricompense sono davvero molto interessanti. Per contro, c'è però il fatto che dovrete impegnarvi davvero tanto a giocare ai 4 giochi indicati, che potrebbero anche cambiare di settimana in settimana, chi lo sa. Spendere 800 RLT, invece, è una possibilità che personalmente non prendo neanche in considerazione. Ultima cosa, cliccando sul martelletto in alto ci si aspetta che finalmente abbiano implementato la tanto promessa compravendita di miners, ma purtroppo non è così. Il marketplace tra utenti non è ancora attivo, ma è probabile che lo sarà presto. Attendiamo fiduciosi. Ho già espresso in altre occasioni il mio pensiero in merito a queste seasons, ovvero come non le trovo una cosa positiva per noi utenti, in quanto comportano un aumento notevole del network power complessivo, che si traduce in minori guadagni a meno che non si investano ulteriori soldi per aumentare il proprio power. Se non si ha voglia di investire, inevitabilmente queste seasons ci faranno guadagnare sempre meno. L'unica cosa realmente positiva per gli utenti sarebbe un aumento del valore dei blocchi delle ricompense, ma quelli purtroppo non vengono innalzati già da parecchio tempo. Quindi, il mio parere è che queste seasons sono a beneficio solamente della piattaforma Rollercoin e non degli utenti. Detto questo, se ancora non siete iscritti a Rollercoin, in descrizione troverete il link per farlo. In più, potrebbe essere una buona idea quella di mettere un bel like a questo video. Ci sentiamo presto. Ciao ciao!